Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare quest'altro piccolo vasetto più piccolino, molto carino. Potete metterci all'interno qualsiasi fiore. In questo tutorial ho fatto vedere sia come fare il tulipano che come fare la margherita, ma ovviamente potete mettersi qualsiasi fiore. Potete aggiungere anche l'ape che ho fatto nella presina, nel tutorial della presina, potete andare ad aggiungere anche al fiorellino e fatela personalizzata come più vi piace. Potete decorare anche il vasetto ricamando ciò che più desiderate e spero che vi sia utile. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il vasetto piccolo abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Per questo giro lavoriamo 36 maglie, però le lavoreremo in costa dietro. Vado a fare una maglia bassissima per chiudere questo giro, riparto sempre da qui e vado a fare 36 maglie lavorate in costa dietro. Ogni 5 maglie faccio un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 6 giri. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Per rifinire il vasetto andiamo ora a fare in questo modo. Saltiamo una maglia, entriamo nella prossima e lavoriamo 5 maglie alte nella stessa maglia. Una l'ho lavorata, andiamo a fare la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Saltiamo una maglia e andiamo a fare una maglia bassa. Ripetiamo tutta la sequenza in questo modo fino alla fine del vasetto. Possiamo ora staccare il filo. Alla base all'interno possiamo mettere anche un cartoncino e poi andiamo ad inserire l'ovatta sintetica. Per realizzare la terra possiamo utilizzare il filato verde o quello marrone come preferite e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse e possiamo staccare il filo. Possiamo staccare il filo e poi andiamo a cucire maglia per maglia, fermiamo prima con gli spilli, poi andiamo a cucire maglia per maglia tutto bene intorno. Se vogliamo realizzare la margherita all'interno del vasetto facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Ora andiamo a sostituire il filato giallo con quello bianco o di un altro colore che preferite. Andiamo a fare 5 catenelle. E ora dobbiamo fare le maglie alte e facciamo in questo modo: saltiamo le 3 maglie qui e lavoriamo 4 maglie alte, 1 nelle catenelle, entriamo poi nella stessa maglia, facciamo una maglia bassissima, entriamo nella prossima maglia lavorandola in costa e facciamo una maglia bassissima e lavoriamo 5 catenelle e ripetiamo la sequenza di lavorare 4 maglie alte nelle catenelle e una maglia bassissima lavorandole in costa sulla parte gialla. E proseguiamo così nel fare tutti i petali allo stesso modo. E questa sarà la nostra margherita. Dobbiamo ripetere la sequenza di una maglia bassissima,
5 catenelle e dobbiamo fare 4 maglie alte. Una la facciamo con queste 3 catenelle che abbiamo qui, facciamo la seconda, la terza e la quarta maglia alta. Poi nello stesso punto andiamo a fare una maglia bassissima e ripetiamo poi la sequenza nell'altra maglia. Fatto questo possiamo staccare il filo e andiamo a fare la parte di dietro. Per la parte di dietro della margherita facciamo un anello magico di 6 maglie con il filato verde, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Ora facciamo un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie lavorate. Possiamo staccare il filo. Ora con ago e filo andiamo a cucire la parte di dietro della margherita alla margherita. Volendo possiamo mettere anche un po' di ovatta sintetica all'interno, giusto un po', e dobbiamo lasciare lo spazio per inserire poi lo stecchino rivestito di filo di lana. Così andiamo ad inserire questo punto. Inseriamo poi uno stecco rivestito, uno stecchino di legno, oppure possiamo utilizzare del filo di ferro sempre rivestito, oppure rivestito di carta proprio adatta per i fiori, e possiamo dare bene la forma ai petali. Andiamo ad aprirli per bene, magari possiamo anche spruzzare un po' di lacca per renderli più rigidi, decidete voi se volete farlo oppure no. E poi andiamo ad inserire la nostra margherita nel vasetto. Possiamo fare anche una piccola foglia. Fermiamo con gli spilli la terra al vasetto e andiamo a cucire maglia per maglia. Prendiamo sia il vasetto qui in questo punto che la terra e andiamo a fare tutto il giro fino a incorporare i due pezzi. Per realizzare la foglia facciamo una catenella di 12 maglie e andiamo a lavorare una maglia bassa nella prima maglia, poi lavoriamo 3 mezze maglie, poi lavoriamo 4 maglie alte. E poi di nuovo 3 mezze maglie e una maglia bassa, poi giriamo e andiamo a fare a specchio lo stesso lavoro. Giriamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa nella prima maglia, 3 mezze maglie, 4 maglie alte, 3 mezze maglie e una maglia bassa, e possiamo poi staccare il lavoro. Stacchiamo il filo e andiamo a mettere un po' di colla a caldo e andiamo a fissare anche le foglie. Le possiamo mettere tutte e due sullo stesso verso, oppure possiamo mettere una più su, una più giù, oppure possiamo metterne solo una. Decidete un po' voi come volete andare a fare. Se invece vogliamo fare il tulipano, ho fatto un anello magico di 6 maglie, poi ho fatto un aumento in ogni maglia, sono 12 maglie, poi ho fatto una maglia, un aumento per tutto il giro, sono 18 maglie, poi ho fatto ogni 2 maglie un aumento, sono 24 maglie, e poi ho fatto ogni 3 maglie un aumento, sono 30 maglie. E ora vado a lavorare le 30 maglie per altri 8 giri, poi vado a riempire e vado a chiudere con ago e filo. Terminati i giri stacchiamo il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica, però non lo riempiamo fino alla fine, lo lasciamo leggermente un pochino più basso in modo da poter cucire prima questa parte centrale e poi l'altro laterale, in modo da formare una X. Volendo potete farlo anche più piccolo, invece di fare 30 maglie fate soltanto fino a 24 e poi fate solo 6 giri, decidete voi. Io l'ho fatto in questa misura. Vado a inserire l'ago, ho inserito nello stecco e vado a chiudere prima la parte centrale qui, così,
fermo in questo punto e poi vado a chiudere anche i due laterali, piego così, formo una specie di X e vado a bloccare anche questo laterale, sempre verso il centro. Stringo bene e questo sarà il tulipano. Per rivestire lo stecco andiamo semplicemente a riempire in questo modo il nostro stecchino utilizzando un po' di filo e andiamo a rivestire tutto lo stelo così fino ad arrivare all'altezza che avete dato. Utilizzando lo stesso vasetto possiamo fare il tulipano, il girasole e qualsiasi altro fiore. Possiamo poi andare ad aggiungere il nostro fiore dentro una bella scatolina e possiamo regalarlo a chi vogliamo. Possiamo utilizzarlo come delle bomboniere oppure possiamo regalarlo alla festa della mamma o qualsiasi altra ricorrenza. Questo è il tulipano e questa è la margherita che abbiamo realizzato. Il vasetto è uguale, potete andare a mettere qualsiasi fiore all'interno, ne potete mettere anche 2 o 3 come più vi piace. Possiamo fare anche una piccola ape che ho realizzato nell'altro video tutorial, quello della presina, e possiamo andare ad aggiungerla al fiore. Spero che anche questo tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. E lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio, alla prossima! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.